a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Questa borsa con questa chiusura clic clac gioiello. Tutti i materiali che vi mostro in video li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete queste nuove clic clac che sono arrivate da poco, con un diverso modo di agganciare che vi farò vedere in seguito. A questo punto iniziamo subito il nostro tutorial. L'occorrente per questo mio nuovo progetto sono i seguenti: una base 21x8 color crema, questa clic clac gioiello, e la particolarità di questa clic clac è che anziché essere cucita all'interno viene fissata nel momento finale da delle viti, molto particolare. E volendo possiamo anche agganciare una tracollina, perché appunto ci sono i moschettoni già inseriti. Come cordino io utilizzerò il cordino Lurex in oro, ne servirà circa una rocca, per cui un 300 grammi. Iniziamo a lavorare. Allora, cappiettino. Come uncinetto utilizzerò sia per la base che per tutto il lavoro l'uncinetto numero 3,5. Facciamo il nostro cappiettino e iniziamo sempre dal lato corto al centro e cominciamo con dei punti bassi. Io al solito nel primo punto dove inizio ne faccio solo uno, ma poi, come sapete, quando ritorno farò il secondo. In questi tre laterali io farò 3 punti bassi, mentre nei successivi ne farò 2 per creare l'aumento laterale, per cui 1, 2, 3, anche nell'altro, nel successivo sempre 3, 1, 2 e 3, completiamo gli aumenti dell'angolo, un po', all'inizio si fatica un po', ma poi, e sul lato retto si continua con 2 punti bassi, per cui in questi 3 e questi 3 dobbiamo fare 3 punti bassi sugli aumenti, su tutti i restanti 2. Ci rivediamo a questo punto. Eccoci arrivati a questo punto, facciamo il secondo punto e chiudiamo con un punto bassissimo come al solito. Prima di continuare vi ricordo che tutti i materiali che vi ho mostrato prima li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete come al solito sempre tantissime novità. Procediamo con la nostra lavorazione. Effettuato questo primo giro, adesso non si fanno più aumenti e continuiamo con catenella e un giro di punto basso in costa, per cui al solito non tutte e due le asoline, ma prendendo soltanto quella dietro, per cui in costa dietro, e aumenti non se ne fanno più. Ci rivediamo a questo punto. Abbiamo completato il primo giro in costa. Adesso catenella, ne facciamo 2 e iniziamo la lavorazione del punto fiore a rilievo, per cui fatte le 2 catenelle prendo il filo, rientro nel punto di inizio, prendo il filo e lo faccio uscire. Assomiglia un po' al punto stella, ma ora vi faccio vedere la differenza. Prendiamo il filo e saltiamo 2 maglie di base e andiamo su quella successiva. Prendiamo il filo, lo allunghiamo, ce lo sistemiamo e chiudiamo tutte le asole sull'uncinetto. Facciamo una catenella e adesso noi abbiamo lasciato questi 2 punti. Cosa facciamo? Prendiamo il filo e andiamo da dietro, quindi non da questa parte, dobbiamo andare a lavorare quei 2 punti, creando due punti alti. Andiamo da dietro, ci inseriamo sul primo punto,
e lavoriamo normalmente il punto alto. Stessa cosa, riprendiamo il filo, andiamo sotto, ci andiamo a cercare il punto che abbiamo saltato, aspettate, che è qui, vedete? E lavoriamo il punto alto. Ora ve lo faccio rivedere. Visto? Già si è formato il rilievo di cui parlavo. Continuiamo, prendiamo il filo, andiamo sull'ultimo punto lavorato, lo facciamo uscire, riprendiamo il filo, saltiamo le 2 maglie che poi successivamente lavoreremo, andiamo sul terzo, prendiamo il filo, chiudiamo tutti i punti, catenella per fissare, prendiamo il filo e andiamo a cercare, andando da dietro, questi punti, dove andiamo a lavorare 2 punti alti. Prendiamo il filo, andiamo qui sotto, eccolo qui, ed ecco anche il secondo punto. Lo rifacciamo insieme un'ultima volta, prendiamo il filo, andiamo sull'ultimo lavorato, lo usciamo, lo allunghiamo, saltiamo le 2 maglie di base, andiamo sulla terza, ci facciamo uscire un po' il filo, chiudiamo tutto insieme, catenella, e andiamo a cercare i 2 punti saltati per andare a fare i nostri punti alti. Ecco il primo ed ecco il secondo. E questo procedimento lo faremo per tutto il giro, per cui ci rivediamo a questo punto. Eccoci arrivati alla fine del primo giro. Ecco come si presenta il lavoro. Io, come sapete, per i primi giri lavoro al contrario, perché dovrebbe essere lavorare così, che lo farò non appena raggiungo una certa altezza. Ecco come si presenta. Io lo rigiro e cominciamo insieme il secondo giro. Arrivata alla fine, intanto io chiudo con un punto bassissimo sulla seconda delle 2 catenelle iniziali. Faccio nuovamente 2 catenelle, prendo il filo e punto al centro, vedete, del fiorellino che si è creato qui, e punto. Prendo il filo, me lo allungo, lo riprendo e punto al centro del fiore successivo. Miesco il filo, lo allungo e chiudo tutte le asole sull'uncinetto e faccio un punto basso. Adesso noi dobbiamo andare a creare le 2 maglie alte, che sono, non è altro, andarle a lavorare nelle 2 sottostanti, per cui filo sull'uncinetto, andiamo da dietro, ci andiamo a pescare la prima maglia alta e andiamo a rifare la nostra maglia alta. La stessa cosa per la seconda maglia alta, quindi mi raccomando, puntiamo sulle maglie alte sottostanti. Ed ecco il primo creato. Puntiamo di nuovo, prendiamo il filo sull'uncinetto e puntiamo su questo ultimo fiore lavorato, sempre al centro, prendiamo il filo, lo usciamo, lo allunghiamo e puntiamo sul fiore successivo. Mi raccomando, facendo attenzione a puntare sul punto centrale per lasciare libere le 2 maglie alte che adesso dobbiamo andare a lavorare. Lo allunghiamo, chiudiamo, punto, prendiamo il filo e al solito andiamo a cercare i nostri punti alti, che sono qui, e realizziamo questi 2 punti alti, 1 e 2. Lo rifaccio insieme per l'ultima volta, così vi è sempre più chiaro. Prendiamo il filo, puntiamo al centro della stella, scusate, del fiore, prendiamo il filo, puntiamo in quello successivo, usciamo il filo e chiudiamo, punto basso, prendiamo il filo e ci andiamo a cercare qui sotto i nostri punti alti. Questo sarà il modulo da rifare finché non arriviamo all'altezza desiderata. Io arriverò a circa 20 cm. Ecco come si presenterà il lavoro
man mano che cresce. Ci rivediamo non appena arriviamo a circa 20 cm per fare insieme la parte dove andiamo ad alloggiare la nostra clic clac. Raggiunta l'altezza desiderata, nel mio caso 22 cm, ho realizzato 3 giri di punti bassi tutto attorno alla borsa. Finiti questi giri, ho diviso la borsa a metà con dei marcapunti per far coincidere, nel momento in cui alloggiamo la clic clac, le giunture devono coincidere col centro che io ho preso, facendo riferimento ovviamente al centrale della base. A questo punto bisogna inserire, perché questa non va cucita ma avvitata, questa clic clac, vi aiutate con un cacciavite, si inserisce, andremo ad inserire tutto il bordo all'interno e poi, sempre tramite un cacciavite, andiamo ad inserire le viti che abbiamo in dotazione della nostra clic clac. A questo punto ci vediamo non appena abbiamo completato tutto questo lavoro. Ed ecco la nostra borsetta completata. Abbiamo agganciato le viti, facendo attenzione a prendere sopra per bene il tessuto per evitare appunto che si possa rovinare. Eccola qui. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Non dimenticate di andare a dare un'occhiata nel sito Tutti a Mano Luisa. Se avete domande, qualunque cosa inerenti a questo tutorial che magari non avete capito bene o qualunque altra cosa, non esitate a scrivermi. Ci vediamo alla mia prossima creazione.